Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Cerchiamo all'interno del canale di stare all'interno, diciamo, di quelle che sono le attualità, cercare di vedere quelle davvero che sono le ultimissime notizie relative al mondo elettrico, per dare davvero il contributo migliore possibile a quello che è davvero il canale, a tutti quelli che sono gli utilizzatori dello stesso. In questo video guarderemo agli aumenti relativi al costo delle ricariche elettriche che, come sapete bene, alcune aziende, alcune applicazioni, alcune davvero titolarità sono andati ad aumentare, ad integrare, per un fatto proprio che in questo momento la cifra, il valore dell'energia è andata ad aumentare, quindi anche quelle sono le marginalità delle stesse sono andate un po' depauperandosi, per cui sono andate poi a aumentare quello del valore. Andiamo a vedere in questo video innanzitutto Enel X come si è comportata e anche le altre aziende come Duferco, come NetCharge, come anche Carge e anche altre, per l'amor di Dio, si sono comportate in questo momento per andare ad integrare una mancanza di guadagno come era in precedenza. Andremo a vedere tutto, anche Telepaspay naturalmente, in questo video e spero di darvi notizia gradita, perché il mondo elettrico passa anche da questi, tra parentesi, disguidi, tra parentesi dico, perché per quanto riguarda Duferco ed altre magari non sono tra parentesi ma sono proprio disguidi, punto e chiuso. Magari per Enel X, per B-Charge e per altre, insomma, diciamo per me ragazzi non è andata nient'altro male. Sono andate alcune cose aumentando, per l'amor di Dio, e in questo video andremo a vedere tutto, però diciamo che per quanto ci riguarda niente male, poteva andare molto peggio, e quindi ragazzi continua a non essercene per nessuno anche in questo momento, anche per coloro che non possono ricaricare a casa. E io ricordo sempre che ho fatto 2 mesi iniziali con questa vettura perché non avevo la wallbox a casa a colonnina, e 4 mesi di guasto della vettura che potevo ricaricare solo alle DC, che non sono neanche tantissime. E quindi ragazzi non voglio sentirmi dire che se uno non ha la possibilità di ricaricare a casa non può avere una vettura elettrica, perché ragazzi l'ho provato su mano, su pelle, su corpo, non ce n'è per nessuno, qualche attenzione, non ce n'è per nessuno. Cominciamo il video, andiamo a vedere tutto insieme in questa, diciamo, integrazione relativa agli aumenti che alcuni diversi, quasi tutti i gestori hanno fatto. Andiamo. Il Telepaspay funziona sempre, ragazzi, funziona sempre e benissimo. Sabato gratuito, se Dio vuole anche in AC finalmente. E andiamo a vedere anche quelli sono i prezzi. Domani vai, comincia già a fare buio, quindi è meglio procrastinare. Ciao ragazzi, cominciamo domani. Ora siamo a casa, possiamo andare a vedere per meglio qual è la situazione. Come sappiamo bene vi è stato un aumento di quelle che sono le tariffe energetiche, ciò ha portato a degli aumenti anche per quanto riguarda le colonnine di ricarica, aumenti delle colonnine di ricarica che hanno fatto vittime illustri perché alcune aziende praticamente sono uscite da quello che è il mondo della ricarica elettrica. Uscite perché hanno apportato degli aumenti talmente tali che io credo sia difficile qualcuno possa ancora adoperarli. Altri invece hanno fatto delle scelte diverse, come attualmente B-Charge, che non ha effettuato aumenti, o Enel X, che per me ha fatto degli aumenti selettivi estremamente interessanti, perché in definitiva non vanno a mortificare in alcun modo quello è il mondo della ricarica elettrica, quello è il mondo della mobilità sostenibile. E quindi per me Enel X ha fatto un capolavoro. In questo video ora andremo a vedere per meglio tutte quelle sono le tariffe che sono andate, diciamo, aumentando, che i vari operatori vanno ad applicare, e quindi partendo naturalmente da Duferco, che come vi dicevo praticamente è fuoriuscita dal mondo elettrico, possiamo dire davvero in questa maniera, Carge ed altri che sono andati a fare degli aumenti estremamente importanti, B-Charge come dicevamo che non attualmente ha fatto modifiche, e Enel X che ha fatto delle modifiche sì, ma per me diventa davvero in questo momento il primo player per quanto riguarda il mondo della mobilità sostenibile, e grazie a loro che avremo modo anche quest'anno di poter effettuare le nostre vacanze
in autonomia e soprattutto in economia, e che non è affatto male. In questo video andiamo a vedere tutto questo. Cominciamo, andiamo! Avete visto ragazzi? È sempre viva, siamo quasi a marzo, mai successo con la stella di Natale. Pazzesco, pazzesco. Andiamo. Cominciamo nella nostra carrellata con quella che è la più grande delusione, se vogliamo, per tantissimi diciamo, proprietari di vetture elettriche e anche nostri, perché già con l'aggiornamento di alcuni mesi or sono, che praticamente con la ricaricabile non potevamo più andare a caricare le Ionity in quanto l'aumento era stato troppo sostenuto. In questo, diciamo, aggiornamento, se possiamo chiamarlo in questa maniera, di tariffe, praticamente hanno deciso di uscire dal mercato. Andiamo a vedere quelle sono le loro tariffe, quindi possiamo dire ciao Duferco? Mi dispiace che è sempre un operatore che viene a mancare. Andiamo a vedere. Duferco ora applica, per quanto riguarda la sua flat, 129 euro al mese per 200 kWh, che praticamente sono 0,645, 64,5 centesimi di euro al kilowattora. Superata tale soglia verranno aggiunti 100 kWh aggiuntivi per 65 euro. In più possiamo dire davvero che queste tariffe riguardano AC e DC fino a 50 kW. Sopra i 50 kW abbiamo un'aggiunta ulteriore di 15 centesimi ogni kilowattora, quindi praticamente andiamo a 79 centesimi e mezzo al kilowattora se andiamo a una colonnina superiore ai 50 kW. A consumo, sempre con Duferco, abbiamo 65 centesimi di euro al kilowattora per colonnine fino a 50 kW e 79 centesimi per le colonnine sopra tale soglia, quindi praticamente sono usciti dal mercato. Andiamo a vedere ora Carge. Anche lei applica un aumento sostenuto per quanto riguarda le proprie colonnine di ricarica, anzi alle colonnine di ricarica in cui con roaming potevamo ricaricare con Carge. Ad AC abbiamo 58 centesimi, a DC fino a 50 kW abbiamo 65 centesimi di euro, a cui bisogna aggiungere 35 centesimi ogni sessione di ricarica. Ora andiamo a vedere Nest Charge. Nest Charge, anche lei è andata ad aumentare il valore dei propri kilowattora in ricarica. Ora siamo ad AC 54 centesimi più 1 centesimo al minuto per quanto riguarda le ricariche in corrente alternata. In DC, parliamo di Enel comunque in questa fase, 61 centesimi al kilowattora più sempre 1 centesimo al minuto. Per quanto riguarda le colonnine B-Charge con Nest Charge, in AC abbiamo 44 centesimi più 1 centesimo al minuto e in DC 51 centesimi più 1 centesimo al minuto. Tanto metto qua tutto in grafica in maniera tale che possa essere più facile per ricordarsi, magari fare un fermo immagine, salvarsi quella è la schermata e tenersela, diciamo, con sé nel proprio telefono. Può essere interessante. O riguardate il video, ci mancherebbe altro. In questo momento abbiamo visto le più grandi delusioni, se vogliamo dire, per quanto riguarda le colonnine di ricarica, i sistemi di ricarica. Praticamente queste applicazioni sono uscite un po', diciamo, fuori dai radar dell'utilizzatore tipo, in quanto sono diventate un po' carucce. Ora andiamo a vedere quelle che sono, diciamo, i sistemi per poter risparmiare. Quelle sono le migliori con Enel X, che andremo a tenerla per ultimo. Per quanto riguarda B-Charge non vado a ripetere, quelle sono le proprie tariffe, in quanto ne abbiamo già ragionato in un video specifico che metterò magari da queste parti. Perché no, perché no? Le tariffe che andavano ad applicare Enel X, B-Charge e Duferco, naturalmente Duferco, come abbiamo visto, sono andate particolarmente cambiando. Enel X qualcosa, ma in questo video andremo a vederlo. B-Charge è rimasto in tale quale in questo momento, quindi non vado a ripetere. Andiamo a vedere quelle altre, diciamo, applicazioni che permettono in questo momento di poter risparmiare e di poterle utilizzare con maggiore gioia, possiamo dire in questa maniera. E torneremo anche con l'applicazione primigenia che utilizzavamo noi quando ancora non avevamo la wallbox a casa, Shell Recharge, che torna utile, ragazzi, torna utile. Andiamo a vedere ora, cominciamo con Telepass Pay. Con Telepass Pay abbiamo un costo colonnine Enel X di 40 centesimi alle AC DC, 50 centesimi, e per quanto riguarda le DC da 350 kW di Enel X 74 centesimi al kilowattora. Sempre un Telepass Pay. Sulle B-Charge abbiamo 45 centesimi per quanto riguarda le AC, quindi le corrente alternata, e 50 centesimi sulle DC.
Come abbiamo visto anche sulla pagina Facebook ed Instagram, recentemente abbiamo avuto l'aggiunta di Duferco all'interno di quello del sistema Telepass Pay. Duferco che viene applicato una tariffa flat di 49 centesimi sia essi ADC o AC. E quindi ragazzi, per quanto riguarda le colonnine Duferco, nell'eventualità che siate magari in Liguria e abbiate insomma modo di ricaricare con queste colonnine, ragazzi, tutta la vita con un Telepass Pay. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda Shell Recharge, perché soprattutto su una tipologia specifica torna alla grandissima. Andiamo a vedere con Shell Recharge, che il tag è anche gratuito, ora tagliavilo giù, ma insomma diciamo la possibilità di ricaricare non solo con un'applicazione ma anche con un tag specifico da andare ad applicare direttamente a colonnina. Abbiamo l'applicazione su NLX di 38,6 centesimi di euro per quanto riguarda le AC, 44,8 centesimi di euro per quanto riguarda le DC e soprattutto sempre 44,8 centesimi al kilowattora per le DC da 350 kW. Praticamente con NLX sempre solita tariffa per le DC, a prescindere da quelle della potenza. 44,8 centesimi di euro sulle DC 350 kW. Ragazzi, se avete la possibilità, la disponibilità, siete vicini a quelle sono le colonnine di NLX, alle Hyperfast, le HPC, con Shell Recharge avete un prezzo veramente di favore. Andiamo poi a applicare 35 centesimi di euro ad ogni sessione di ricarica, ma ragazzi 44,8 centesimi di euro alle DC 350 kW, tanta roba, tantissima roba. Andiamo a vedere ora NLX. Come vi dicevo, anzi no, mi sono scordato, ci sono anche le ricariche in B-Charge per quanto riguarda le Shell Recharge. Andiamo a vedere, mi scordo pezzi. Per quanto riguarda B-Charge sulle colonnine di Shell Recharge non le consiglio assolutamente. Per le AC 42,7 centesimi di euro più 2,4 centesimi ogni minuto. E per quanto riguarda le DC 58,6 centesimi di euro più 2,4 centesimi al minuto. Quindi per Shell Recharge con B-Charge non la consiglio. Come dicevo, in questo momento andiamo a vedere quella è la regina davvero dei sistemi di ricarica per quanto riguarda il mondo elettrico, soprattutto mi scordavo EV-Way, perché non avevo ancora enunciato lei, la aggiungo in questo momento, tanto ancora il video sono al montaggio. Con EV-Way sulle NLX abbiamo 40 centesimi al kilowattora, occhio perché dopo 4 ore andiamo ad aggiungere 4 euro l'ora. Sulle DC 45 centesimi al minuto e occhio perché dopo le 2 ore 10 euro all'ora, tanto non credo ci siano bisogno anche con una vetturona nostra sulle DC. E arriviamo fino alle Ionity a 79 centesimi al kilowattora. Poi abbiamo le B-Charge sempre su EV-Way, 45 centesimi al kilowattora sulle AC, occhio 4 euro dopo le 4 ore e 69 centesimi per quanto riguarda le DC con 10 euro oltre le 2 ore, quindi occhio sotto questo punto di vista. Per coloro che magari non possono ricaricare a casa oppure che vanno per motivi vacanza, un giro fuori porta, un raduno che speriamo anche di poter rifare, chi lo sa, insomma nel diciamo più breve tempo possibile. Mi piacerebbe ritornare a fare un bel raduno insieme a tanti possessori di vetture elettriche e sentire un po' anche davvero i loro commenti in merito. Con NLX non abbiamo diciamo qualsivoglia sorpresa, perché in questo momento un po' particolare lei ha portato avanti un concetto di mobilità elettrica che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto degli aumenti ma che particolarmente non ci interessano assolutamente, perché vorrei sapere quante persone che hanno una vettura elettrica e vanno a consumo con NLX. Personalmente io sono sempre andato con abbonamento già prima degli aumenti e quindi a maggior ragione in questa fase qui. Andiamo a vedere. Con NLX andiamo a applicare 58 centesimi al kilowattora rispetto ai vecchi 40 per quanto riguarda le AC, 68 centesimi di euro alle DC fino a 100 kW, quindi si sono un po' adeguate anche al fatto che sono in roaming con B-Charge, bravi su questo punto di vista.
75 centesimi di euro per quanto riguarda le DC da 150 kW e per le DC oltre 150 kW 79 centesimi di euro. In Europa abbiamo un valore aggiunto, diciamo, con l'applicazione di NLX, 70 centesimi di euro alle AC, 75 centesimi di euro per le DC fino a 100 kW, 80 centesimi di euro per le DC fino a 150 kW e 85 centesimi di euro per le DC oltre 150 kW. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, ma allora dov'è tutto questo vantaggio? Come mai sorridi parlando di NLX? Sorrido perché per quanto riguarda il mondo della riaria con abbonamento non vi è stato alcun cambiamento, alcun aumento, e quindi semplicemente la loro idea è stata quella di andare a mortificare, se vogliamo dire, quella è la riaria a consumo, andando però a incentivare quella è la fidelizzazione del cliente, andando ad applicare per quanto riguarda le loro flat la medesima tariffa. Andiamo a vedere anche come promemoria per ricordarci un po' come funziona il mondo della flat di NLX. Grafica. Con la flat small da 25 euro abbiamo a disposizione 70 kWh, e per quanto riguarda la flat large, quella nostra principale che abbiamo utilizzato anche noi in vacanza, per 45 euro abbiamo 145 kWh, che è un qualcosa di incredibile. Vi ricordo anche, e poi andiamo anche a spiegare un po' per meglio la situazione, vi ricordo anche che all'interno del canale abbiamo l'offerta Open Charge di NLX, che anch'essa rimane al medesimo valore, al medesimo livello. Fino a 20 kWh di pacco batterie della propria vettura possiamo aderire alla loro offerta da 50 euro. Per le batterie come magari la nostra, tra 21 kWh e 50 kWh lordi, abbiamo un'applicazione di 80 euro mensili. Per quanto riguarda le vetture da 51 kWh a 75 kWh, un'applicazione di 120 euro. Per qualsivoglia aggiornamento sotto questo punto di vista con l'offerta Open Charge metterò sempre qua un linkettino, perché ne abbiamo già parlato. È un'offerta interessante per coloro che vanno a macinare, come dico io, tanti kWh, perché fanno tanti chilometri o abitano magari in zone un po' impervie, quindi magari freddo, riscaldamento a palla, sali scendi un po' pronunciati. Insomma, per coloro che vanno a consumare tanti kWh può essere un qualcosa di estremamente interessante. E abbiamo anche l'aggiunta di alcuni kWh per quanto riguarda la ricarica in esterna, in diciamo le colonnine proprio appositamente diciamo utilizzabili con NLX. Molto interessante per coloro che hanno determinate esigenze, e vi invito a vedere quello è il video che abbiamo realizzato alcune settimane or sono. Come vi dicevo, l'offerta è estremamente interessante per quanto riguarda le flat, perché non vi è assolutamente nessuna modifica. Inoltre aggiungo che grazie ad NLX abbiamo la possibilità di ricaricare con un mare magnum di quelle sono le colonnine di ricarica, perché abbiamo in roaming quella che è B-Charge, abbiamo in roaming quella che è A2A, abbiamo in roaming Ionity ragazzi, sì davvero, in vacanza abbiamo avuto modo di ricaricare tante volte con Ionity. È un qualcosa di incredibile che vi ricordo è un plus pauroso, per praticamente poco oltre i 30 centesimi al kilowattora possiamo ricaricare alle Ionity. In vacanza non c'è assolutamente di meglio. In più qualcuno di voi potrebbe dirmi, però Marco, sono solo 145 kWh, in vacanza cosa ci facciamo? Ragazzi, siccome l'applicazione non è legata alla vettura ma è legata all'account, vi consiglio altamente, con vostra moglie, vostra fidanzata, i vostri compagni di viaggio, fategli anche a loro installare quella è l'applicazione Juice Pass di NLX e andate insieme a loro a sottoscrivere alla bisogna un contratto che poi è diciamo cancellabile da subito, non c'è un vincolo temporale. Andate a fare un'altra flat large e quindi utilizzando 290 kWh in vacanza o quello che vi pare. Non possiamo sottoscrivere due flat large per capirsi con il medesimo account, ma niente ci vieta di avere due account, magari mio e di mia moglie nel mio caso, ambedue con flat large e ambedue con la possibilità di ricaricare la medesima vettura. Non è legata, come dicevo, alla vettura ma all'account,
e quindi perché no, perché no, perché no. Ottimo, ottimissimo, brava Enelix, che ci permetterà in gioia e in economia di andare a fare i nostri giri, che è uno spettacolo, perché poi funziona ovunque, Italia, estero, bellissimo, 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 e il roaming di Enelix si allarga mese dopo mese, si ramifica, possiamo dire davvero, all'interno del vecchio continente, quindi è un qualcosa di clamoroso. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E io in questo video vi volevo davvero andare ad illustrare, a farvi vedere, a mostrarvi quello è il mondo della ricarica in questo momento. Molti si rammaricano e molti soprattutto che hanno una vettura termica cercano di adoperare questa problematica, questa situazione per andare ad additare il mondo elettrico. Niente di più falso, perché vi sono tantissimi sistemi per poter ricaricare in economia, oltre alle colonnine gratuite per coloro che hanno la possibilità presso, non lo so, Esselunga o magari qualche Lidl o quant'altro, di poter ricaricare comunque sia senza avere i malus di una vettura a combustione che ho visto sta raggiungendo prezzi clamorosi. E noi, se Dio vuole, in questo momento, in questa fase, non ci accorgiamo assolutamente di niente, e spero in questo video di avervi dato i là giusti per avere le conoscenze del caso. Io ragazzi vi do davvero un bacione a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, e noi ci vediamo qua la settimana prossima, che grazie a Corsinovi e Peruzzi avremo in disponibilità una ID3. E quindi quando vedrete questo video saremo in vettura a fare i test del caso per la registrazione del video, che sono estremamente curioso di provare la prima vettura di Volkswagen con piattaforma dedicata. Come sapete bene, la i-Up è una vettura, diciamo, che può essere benzina, diesel, non ha una piattaforma dedicata. Con la ID3 invece è la prima vettura, poi c'è stata la ID4, la ID5, ma insomma la prima vettura nata con piattaforma MEB. Ragazzi, un bacio a tutti, sempre Forza Elettrico, alla prossima, ciao! Iscrivetevi al canale.